Salute a tutti! In questo video parleremo del processo a Salvatore Vinci. Mettiamo giù qualche data per fare mente locale. Mario Rotella, nella primavera del 1986, aveva stralciato dalla sua inchiesta gli atti riguardanti il presunto omicidio della moglie di Salvatore Vinci, Barbarina Steri, avvenuto nel 1960 in Sardegna, e per competenza aveva inviato questa parte, gli atti, ai magistrati di Cagliari. Erano stati presi in mano dal giudice Mario Lombardini, giudice istruttore, e dal PM Enrico Altieri. Loro avevano fatto le loro indagini e l'11 giugno del 1986 avevano tratto Salvatore Vinci in arresto, trasferendolo nel carcere di Tempio Pausania, in provincia di Sassari. Poi andarono avanti con la loro inchiesta formale, che procrastinarono fino al massimo consentito, fino al dicembre dell'87, quando il giudice Lombardini rinviò a giudizio Salvatore Vinci per il presunto omicidio della moglie. Il processo venne istituito per il 12 aprile 1988. Ecco, il processo si aprì con questi personaggi. Il presidente era Carlo Piana, il giudice all'atere era Mario Biddau, c'erano quattro uomini e 2 donne, giudici non togati, il PM era Enrico Altieri, i difensori di Salvatore Vinci erano Giuseppe Madia del Foro di Roma e Aldo Marongiu del Foro di Cagliari. A chiamare Aldo Marongiu fu Madia, che sapeva che Marongiu era il personaggio giusto da contrapporre al pubblico ministero Enrico Altieri. Perché? Perché anni prima era successa una brutta storia nella quale erano coinvolti entrambi. Ecco, giusto per curiosità, diamo un'occhiata a quello che era successo. È una storia interessante di per sé, non inerente all'argomento che stiamo trattando, ma comunque interessante. Ecco, Aldo Marongiu lo vediamo qui. Aldo Marongiu era un avvocato nel 1981, all'inizio degli anni 80, un avvocato già famoso, già noto, che aveva partecipato a delle inchieste importanti, sequestri di persona e roba del genere. Questa vicenda fu una vicenda di mala giustizia che per molti fu un po' un'anticipazione di quello che poi sarebbe stato il caso Tortora. Allora, vediamo qui, cerchiamo di rivederla attraverso gli articoli dell'Unità, che ha il vantaggio di avere un archivio online, un archivio storico online da tutti consultabile. Cominciamo a vedere questo articolo del 4 dicembre 1981. Giallo a Cagliari, 5 legali in carcere. Ecco, leggiamo un po'. Un intero studio legale è finito in carcere. Il più noto dei professionisti arrestati è l'avvocato Aldo Marongiu, protagonista di diversi processi per sequestro di persona. Il magistrato Fernando Bova li ha dichiarati in arresto in relazione al caso Manuella, un avvocato cagliaritano scomparso nello scorso aprile. Questo avvocato era stato trovato morto. Ucciso. Secondo gli investigatori, il caso nasconde un ramificato mercato della droga, torbidi traffici, una serie di omicidi su commissione, pesanti interventi nel tentativo di soffocare l'evidenza e seppellire per sempre la verità. I 3 avvocati, che parte avrebbero in questa storia? Il giudice istruttore li ha incriminati per associazione a delinquere, traffico e spaccio di droga pesante, autocalunnia, violenza per costringere qualcuno a commettere reati. Dal Palazzo di Giustizia non trapela niente, però fioccano altri mandati di cattura. Complessivamente sono saliti a 28. I 3 avvocati sono davvero implicati nel maledetto imbroglio o è solo una svista, un errore? Chi li conosce sostiene che non può essere vero, c'è sotto una spregevole macchinazione. Arriviamo al 19 ottobre 1982 con il rinvio a giudizio. 41 rinvii a giudizio e 14 proscioglimenti sono le decisioni del giudice istruttore del Tribunale di Cagliari, Fernando Bova, al termine dell'inchiesta su un complesso traffico di stupefacenti e 2 omicidi, quello dell'avvocato Manuella e del pregiudicato Marongiu. Ma è un omonimo Marongiu, non è l'avvocato.
che hanno coinvolto noti legali cagliaritani. Si tratta di un traffico di droga organizzato e diretto da insospettabili, come l'avvocato Aldo Marongiu, uno dei più noti penalisti sardi. Arriviamo al 1 settembre 1983, dove c'è il processo e la richiesta delle pene da parte del pubblico ministero, che era Enrico Altieri. Un ergastolo e altre 38 condanne per oltre 246 anni complessivi di carcere. Un lungo mormorio nell'aula gremitissima di Folla ha accolto le richieste del pubblico ministero Enrico Altieri. Al processo Manuella, il più sconcertante e intricato giallo cagliaritano degli ultimi decenni, con 3 omicidi e 5 avvocati fra i 41 imputati del racket. 17 anni sono stati sollecitati per gli altri avvocati del racket, Aldo Marongiu e Giampaolo Secci. Uno dei pentiti che aveva accusato Marongiu, Marco Marroccu, aveva accusato Marongiu insieme agli altri, ma poi aveva ritrattato, ma Enrico Altieri non aveva voluto sentire ragioni, cioè secondo lui questa ritrattazione era da collocarsi in un ambito di depistaggio. E si arrivò al verdetto il 9 ottobre 1983, lo vediamo qua. Assoluzione piena per i 4 avvocati coinvolti nel giallo, un ergastolo per il latitante Giuseppe Paderi e condanne tra i 9 e i 5 anni per gli altri imputati principali. Questa è la sentenza della seconda corte d'assise presieduta dal dottor Marco Onnis al processo per il giallo Manuella. Gli avvocati Aldo Marongiu, Giampaolo Secci, Sergio Viana e Giuseppe Podda sono stati assolti da tutte le accuse loro mosse. Gli avvocati Marongiu, Secci e Viana hanno lasciato il carcere di Buoncammino in serata dopo una carcerazione preventiva di circa 2 anni. Cioè Marongiu era stato in carcere innocente per 2 anni. La vicenda processuale prese l'avvio quando la polizia, indagando sull'omicidio di Giovanni Battista Marongiu, fermò l'avvocato Sergio Piras, il professionista. Dopo essere caduto in diverse contraddizioni, cominciò a parlare anche dell'omicidio dell'avvocato Gianfranco Manuella, scomparso 2 mesi prima. Le sue rivelazioni, modificate più volte nel corso dell'istruttoria e avallate dalle dichiarazioni di altri 2 imputati, Pino Pesarini e Marco Marroccu, portarono all'arresto dei 4 avvocati e di altre 31 persone. Durante il dibattimento Marco Marroccu ritrattò tutte le accuse e con un colpo di scena indicò nel proprio avvocato difensore Alfonso Olla colui che gli avrebbe suggerito le accuse contro gli altri professionisti. Sostanzialmente Aldo Marongiu era stato accusato proprio assolutamente innocente, cioè era proprio una cosa come il caso Tortora. Il pubblico ministero Enrico Altieri ha annunciato appello. L'Unione degli Ordini degli Avvocati ha diffuso un documento nel quale si chiede l'allontanamento dai rispettivi incarichi del pubblico ministero Altieri e del giudice istruttore Fernando Bova. E infatti qui si vede la richiesta dell'Ordine degli Avvocati di cacciare questi giudici, che però non furono cacciati, no? I magistrati non sono mai puniti. Questo lo sappiamo bene. Allora, diciamo che la situazione era incandescente e il Marongiu si fece sentire subito. Leggiamo dalla Città di quello stesso 12 aprile, il giorno del processo, le dichiarazioni di Marongiu. Quello su Salvatore Vinci è un processo indegno, basato su congetture e illazioni. Non è degno neppure di essere chiamato un processo indiziario. Siamo di fronte a una clamorosa montatura, a uno scempio giudiziario che grida vendetta. Inserire il rapporto firmato dal colonnello dei carabinieri Nunziato Torrisi nel fascicolo sulla morte di Barbarina Steri è un espediente processuale scorretto. Si tratta di un rapporto basato su suggestioni e non su prove, e come tale mira a suggestionare i giudici popolari, indicando Salvatore Vinci come un pericolosissimo criminale, il mostro di Firenze che nel 60 gettò proprio a Villa Cidro i germi della sua futura follia. Non esistono prove contro Salvatore Vinci. Leggendo gli atti del processo sulla morte di Barbarina Steri e il rapporto dei carabinieri sui duplici omicidi attribuiti al mostro di Firenze, si intravede l'esigenza di trovare un colpevole qualsiasi esso sia, per acquietare la coscienza di molti. Cioè, queste dichiarazioni erano veramente dichiarazioni molto molto pesanti. Era chiaro che
il processo per il presunto omicidio di Barbarina Steri, per Marongiu era un espediente per processare Salvatore Vinci per i delitti del mostro. Sentiamo cosa dichiarò Marongiu su questa questione. Questo è dalla Nazione del 12 aprile sempre. È vero, è un processo su cui gravano davvero delle ombre, ma non con i significati che i mezzi di informazione hanno voluto dargli. Io non lo so e per ora non mi interessa saperlo se Vinci ha qualcosa a che fare con i delitti di Firenze. Io sono solo convinto che non è un omicida, ma che è stato arrestato e accusato di aver ucciso la moglie per ottenere il risultato di un'altra indagine. Ritengo che lo abbiano messo in carcere con la segreta speranza di scoprire un qualche suo coinvolgimento nella orribile catena dei delitti del mostro. Insomma, si è cercato di dare corpo alle ombre e allora è stato preconfezionato questo processo. Vedremo però con quali risultati. Nella prima udienza, ecco, ricordo che le udienze furono soltanto 5. In quell'anno eravamo agli ultimi anni forse nell'89 mi sembra che ci fu il cambiamento del rito inquisitorio, che prevedeva praticamente una gestione quasi tutta affidata all'indagine preliminare. Poi si andava in tribunale per pochi giorni dove venivano ascoltati i testimoni principali e gli avvocati, il pubblico ministero dicevano la loro e poi si arrivava al verdetto in pochi giorni. Non è come il processo a Pacciani che durò dei mesi e gli altri. Ecco, le udienze furono 5. Nella prima udienza parlò Salvatore Vinci, fu sentito Salvatore Vinci. Ecco, teniamo presente che in aula c'era anche il figlio Antonio Vinci con le manette a polsi perché era in corso, era stato arrestato per una questione, forse una rapina, non lo so. E era lì, però poi vedremo che non disse niente. Qui vediamo Salvatore Vinci compare in aula, non sono il mostro. Ecco, vediamo Salvatore dietro le sbarre. Ecco, teniamo presente che quelle sbarre, quella orizzontale, io l'ho fatta misurare e ci darà una mano al momento giusto, un po' più avanti, per capire quanto era veramente alto Salvatore Vinci. Mentre Madia e Marongiu facevano i loro discorsi introduttivi, Salvatore Vinci si intratteneva in pratica, da dietro quelle sbarre, si intratteneva con i giornalisti e faceva la sua bella figura. Leggiamo dalla Città del 13 aprile. Sono io che ho bisogno di aiuto. Ecco, io, siccome non saprei dire di meglio, vi leggo un pezzettino su questa parte dal mio blog, dall'articolo del mio blog. Alla prima udienza, Marongiu e Madia misero subito le mani avanti, dichiarando con piglio severo che non avrebbero accettato alcuna intrusione delle vicende fiorentine nel procedimento in atto. Dal punto di vista formale una precisazione inutile, visto che nei capi di imputazione non si parlava affatto di quelle vicende. Nei fatti un modo per stigmatizzare le ombre che gravavano sul processo. Ecco, ricordo che nel rapporto Torrisi, che venne allegato agli atti, c'erano sì degli elementi che riguardavano la morte di Barbarina Steri, ma la maggior parte di questi elementi riguardavano sia l'omicidio di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco, sia i duplici omicidi del mostro, nei quali si presumeva che fosse coinvolto Salvatore Vinci. Per cui insomma in questo modo le coppie uccise dalla beretta del mostro entravano dentro anche in questo processo e Marongiu e Madia cercarono di respingere questo fatto. Nel frattempo l'imputato faceva la propria parte, accettando di rispondere ai giornalisti che attorniavano la sua gabbia, piacevolmente sorpresi di come il presunto mostro non si fosse tirato indietro di fronte a nessuna domanda, arrivando a chiedere addirittura la loro collaborazione. Qui bisogna tenere presente il fascino che è sempre stato riconosciuto a Salvatore Vinci, che sapeva trattare la gente, era un trascinatore, un personaggio che si sapeva valorizzare bene. Poi rispose con arguzia e sicurezza alle contestazioni del pubblico ministero, affermando di non aver avuto motivi per uccidere Barbarina, moglie fedele e madre affettuosa, ed esprimendo la convinzione che Antonio Pili, ricordo Antonio Pili era il suo
così ragazzo, diciamo prima del matrimonio, poi divenne il suo amante e c'era stata una vicenda in cui i due erano stati sorpresi e fotografati insieme. La convinzione che Antonio Pili avesse cercato di ricattarla con la vicenda delle foto scabrose. L'imputato uscì di gran lunga vincitore dal confronto sia con il presidente sia con il pubblico ministero, dimostrando un carisma che piacque a cronisti in aula. Infatti tutti gli articoli che si leggono sono tutti favorevoli a lui. Nulla poterono contro di lui i successivi racconti delle tre cognate sui maltrattamenti subiti dalla sorella e sui sospetti di omicidio sussurrati in famiglia. In quello stesso giorno, in quella prima udienza, infatti, vennero sentite le sorelle di Barbarina Steri che testimoniarono l'infelicità della sorella perché non era contenta di questo matrimonio, il fatto che veniva anche maltrattata e poi testimoniarono che insomma, c'era il dubbio in famiglia che non si fosse trattato di un suicidio, ma di un omicidio da parte del marito. Fu ascoltato anche Antonio Vinci, che però disse soltanto: non voglio essere interrogato, sono venuto solo per conoscere la verità. Cioè era lì e si leggono le cronache che parlano di sguardi di fuoco tra padre e figlio e che non andavano d'accordo, con Antonio Vinci che pareva che sospettasse proprio del padre come assassino della madre. Andiamo alla seconda udienza, il 13 aprile, il giorno dopo, 1988. È l'udienza che fu caratterizzata dalla deposizione di Antonio Pili, dietro il quale si celavano tanti misteri. Vediamo qui la Nazione. Vinci ritrova l'amante di Barbara. C'è da dire che il personaggio di Antonio Pili, che Torrisi aveva descritto come l'innamorato che era stato costretto ad abbandonare la sua ragazza per l'intervento dei familiari di lei, poi lui era andato via, era tornato e da lì era ricominciata una storia, ma una storia che era stata dipinta come una storia d'amore e invece in aula si cominciò a capire che il personaggio così tanto limpido non era. Leggiamo qualche passo dagli articoli di quel giorno, del giorno dopo naturalmente. Questo è della Nazione del 14. Poi vengono ricordati squallidi contorni di questa misera relazione. Rimproveri che Barbarina muove all'amante, il quale pare le chieda rapporti tali da suscitare non solo delusione, ma anche sdegno nella giovane innamorata. Insomma, chi ha letto Dolci colline di sangue ha un'immagine di Antonio Pili un po' idilliaca. Ecco, teniamo presente che questa immagine idilliaca, nata dalle considerazioni del rapporto Torrisi su di lui, Torrisi lo abbiamo visto, lo interrogò e Antonio Pili naturalmente gli disse la sua, insomma, come l'aveva vista lui, come la voleva vedere lui. Ecco, questa figura idilliaca non era così tanto idilliaca. Si venne anche a sapere dell'esistenza di un biglietto di rimprovero scritto dalla ragazza, dalla povera ragazza, proprio a lui. Lo si legge nella Città del 14. Si è parlato di una lettera scritta dalla Barbarina e persa in un campo proprio quella sera di novembre, la sera in cui i due vennero fotografati assieme. Una missiva in cui Barbara lo accusava di aver tenuto un atteggiamento scorretto, virgolette, appartenente alla sfera sessuale. Non ricordo quella lettera, ha detto subito Pili. Poi ha quasi ammesso, quando si è accorto che il foglio a quadretti era allegato agli atti del processo. Come non ricordare la lettera di una innamorata morta suicida? Ancora ombre, reticenze, omissioni gravano sul processo. Tra l'altro emerse che Antonio Pili aveva in quei tempi una beretta molto simile a quella che si presume avesse impugnato il mostro. Era una beretta, una 948, acquistata il 10 ottobre 1959, un'arma semiautomatica calibro 22 esattamente come quella che usava il mostro. Gli venne sequestrata il 18 novembre del 60, quando venne arrestato per rapina e porto abusivo di arma.
Sempre in quella giornata ci fu la testimonianza del fotografo che aveva fotografato i due in atteggiamento intimo. Un fotografo che Torrisi ritenne complice di Salvatore Vinci, cioè secondo lui era stato Salvatore Vinci che aveva ingaggiato questo fotografo affinché andasse a fotografare i due che lui sapeva, secondo Torrisi, che avevano questa tresca, per poi avere di fronte al paese la comprensione di tutti, cioè diciamo era una trappola che lui aveva teso alla moglie per dimostrare a tutto il paese che la moglie lo tradiva. E questa è sempre stata una cosa un po' strana da digerire, perché insomma che uno vada così, a creare la situazione, che poi è una situazione di vergogna, insomma, no? Io non lo so se si può pensare a una cosa del genere. Comunque, sentiamo, questo personaggio si chiamava Gesuino Pilleri e la sua testimonianza lasciò molti dubbi. Leggiamo dalla Nazione. È la volta poi di un altro personaggio da prendere con le molle, Gesuino Pilleri, Pilleri o Pilleri? Ma io dico Pilleri. L'appassionato di fotografia che nel dicembre del 59, non si sa su mandato di chi, avrebbe fotografato i due amanti, Barbarina e Antonello, qui dice Antonello, insomma sto Antonio, colti in flagrante atteggiamento intimo nella campagna di Villa Cidro. Ma di questa fotografia io non ricordo assolutamente niente, inizia il testimone, non ricordava niente. Non ricordava niente era addirittura morta per quella foto, che si fosse uccisa o l'avessero uccisa, era morta Barbarina. È troppo facile dire di non ricordare, lo ammonisce il presidente. Quella fotografia ha un'importanza determinante perché è ad essa la prova dello scandalo che si deve collegare la morte violenta di Barbarina Steri, sia che si sia suicidata per la vergogna, sia che sia stata uccisa dal marito per vendicare l'onore. Sì, signor Presidente, dice allora Pilleri, sono d'accordo con quello che dice, ma io di questo non ricordo più niente. Mi sono fatto il lavaggio del cervello. E allora è chiaro che si pensò che questo personaggio non l'avesse raccontata giusta, nemmeno all'epoca, e comunque che questa spiegazione data da Torrisi non fosse tanto corretta. In fine d'udienza ci fu una delusione per la mancata deposizione di Salvatore Steri. Salvatore Steri, che era il fratello di Barbarina, amico di Salvatore, che ai tempi della morte della ragazza gli aveva dato un alibi, poi si era un po' tirato indietro fino a che il giudice istruttore lo aveva prosciolto, infatti non era stato rinviato a giudizio. Con un espediente fu comunque chiamato, perché non avrebbe potuto, ma con un espediente fu chiamato sul banco dei testimoni, ma si rifiutò di testimoniare. E questo fu così una delusione. Arriviamo alla terza udienza, il 14 aprile 1988, un'udienza movimentata. Questa giornata doveva essere quella di Stefano Mele. Ecco, io ricordo che Stefano Mele era un po' l'elemento principale dell'accusa, il cardine, perché era lui che aveva innescato il sospetto che la morte di Barbarina Steri fosse stato un omicidio, perché aveva detto, se ve lo ricorderete, per i precedenti video, che Salvatore gli aveva fatto questa confidenza di aver ucciso la moglie con il gas. Peccato però che Stefano Mele quel giorno non si vide in aula perché mandò un telegramma asserendo di essere ammalato. Ci fu comunque un intervento molto seguito, fu quello del colonnello Nunziato Torrisi. La sua deposizione, premetto, andò malissimo. Dalla città del 15 aprile, l'ombra del mostro sbiadisce, il titolo. Baldanzoso, impettito, riposato, ben vestito, il colonnello Nunziato Torrisi è entrato in aula alle 10 precise. L'udienza è iniziata dunque con un forte ritardo. Dov'era l'ufficiale? Si è intrattenuto con il giudice istruttore Lombardini, forse per esigenze istruttorie. Ha suggerito furbescamente Marongiu in aula, per stigmatizzare un comportamento che a suo dire non era un esempio di limpidezza. Con voce stentorea, il colonnello ha iniziato a recitare un brano di deposizione
che con cura aveva preparato precedentemente. Ci parli della personalità di Salvatore Vinci, ha chiesto il presidente. Che cosa avete accertato? Dai nostri accertamenti posso dire che la personalità di Vinci è molto complessa. Si limiti ai dati, colonnello, non dia giudizi, è stato l'ammonimento. A questo punto vi leggo un articolo, una parte dell'articolo del mio blog, sempre perché non saprei raccontarlo meglio. Incalzato sul contenuto del suo rapporto giudiziario, non soltanto dalla difesa ma anche dal presidente, Torrisi tentennò più volte e alla fine non convinse nessuno. L'elenco delle perversioni sessuali dell'imputato e il racconto di episodi scabrosi osservati durante i controlli non parvero attinenti al processo, come è logico, tantomeno il sequestro di vibratori e ortaggi custoditi sopra l'armadio della camera da letto, per i quali Vinci commentò arguto con i giornalisti. Se a uno gli piace fare l'amore sull'armadio, questo significa che è il mostro? Ci sono infinite sfumature nell'amore, 1000 persone fanno l'amore in 1000 modi diversi. Per Torrisi non andò bene neppure con gli argomenti più legati alla vicenda in corso di giudizio, come quando Marongio gli chiese se era stata controllata l'autenticità della lettera con la quale un brefotrofio di Cagliari confermava ospitalità e lavoro a Barbarina Steri. No, non era stata controllata e quell'istituto non si trovava più. Altro clamoroso inciampo su una presunta telefonata di Salvatore Steri del 14 agosto 1985, attraverso la quale si voleva dimostrare come i presunti complici si tenessero ancora in contatto dopo tanti anni. Insomma, per farla breve, gli chiesero a Torrisi: ma lei è sicuro che quello era Salvatore Steri, cioè il fratello di Barbarina, e presunto complice, presunto non complice, ma insomma che aveva coperto Salvatore Vinci? E lui rispose no, non era sicuro. E Salvatore Vinci prese la palla al balzo dichiarando di avere un altro cognato che si chiamava Antonio, anche lui Steri, Antonio Steri, e che lo chiamava spesso e lo andava anche a trovare. Con la disastrosa deposizione di Torrisi, il pubblico ministero assisté attonito al naufragio completo della parte più importante del proprio impianto accusatorio e nulla trovò di meglio che cercare la sospensione del processo richiedendo una perizia psichiatrica, allo scopo di chiarire le presunte devianze sessuali dell'imputato. Il presidente si riservò di decidere. Dopo questo intervento di Torrisi fu la volta della madre di Barbarina Steri, Maria Luigia Tibet, che era una vecchina di età avanzatissima, che in un linguaggio a metà tra il dialetto e l'italiano raccontò praticamente quello che avevano raccontato le figlie, che Barbarina Steri, la figlia Barbarina, era infelice con il marito, che il marito la picchiava e che in famiglia c'erano sempre stati sospetti su questa vicenda. Teniamo presente che Maria Luigia Tibet si era costituita parte civile dopo molte insistenze e non voleva nemmeno venire in aula a testimoniare, era l'unica parte civile. Il processo, qui eravamo alla terza udienza, era un giovedì, il processo venne rinviato per la quarta udienza al lunedì successivo. Ecco, nel frattempo gli articoli fioccavano su questa vicenda, non soltanto quelli dei due quotidiani di Firenze, La Città e La Nazione, c'era molto interesse e gli articoli continuarono anche nei giorni di sospensione del processo. In uno di questi, sulla Città del 16 aprile, uscì un'intervista a Rotella che si sentì in dovere di intervenire per difendere l'operato del suo uomo, insomma di Nunziato Torrisi, che poi era anche il suo operato. Ecco, leggiamo qualche sua dichiarazione in questa intervista. Quello firmato dal colonnello Torrisi è il primo rapporto che esce dal comando dei carabinieri. Queste sono le parole di Rotella. È un punto fermo sulle indagini fatte sul mostro. L'ufficiale è un uomo serio, preparato. Ha lavorato per anni su questa inchiesta. Ha viaggiato per l'Italia. Doveva giustificare questa enorme mole di lavoro. Ho lavorato a lungo con Torrisi. So che ha agito in buona fede. E del resto lui non è un giudice istruttore. È compito mio attenermi ai fatti.
tirare le conclusioni prima di mettere la firma sotto un'ordinanza sentenza. Dire che le indagini svolte da Torrisi su Salvatore Vinci sono basate solo su suggestioni non è vero, è strumentalizzare un concetto conoscendo soltanto parzialmente la verità. All'interno dell'inchiesta sul mostro è saltata fuori un'altra vicenda molto oscura, cioè quella della morte di Barbarina. Dovevo forse far finta di nulla? No. Correttamente ho inviato gli atti a Cagliari anziché emettere un mandato di cattura. E da Firenze è stata spedita roba che si toccava con mano, indizi veri, non suggestioni. Il futuro dell'inchiesta a quel punto era affidato al giudice Lombardini. Doveva decidere lui se rinviare a giudizio Vinci o meno. Insomma, una difesa appassionata di Rotella che solitamente non rilasciava dichiarazioni, era molto molto abbottonato, vuol dire che era rimasto abbastanza male da quello che era stato l'atteggiamento del tribunale nei confronti di Torrisi, non solo del tribunale ma anche dei giornali, cioè erano praticamente tutti a favore di Salvatore Vinci. Sembra così. La quarta udienza fu caratterizzata dall'attesissima deposizione di Stefano Mele. Era stato fatto un immediato controllo quando lui aveva mandato il telegramma e era risultato che Stefano Mele era sanissimo, cioè era in grado tranquillamente di affrontare un viaggio fino in Sardegna, da dove era lui era a Roncallandi, in provincia di Verona, e anche di deporre. Fu praticamente un accompagnamento coatto di Stefano Mele. Ecco, ora Stefano Mele cosa disse? Leggiamo un passo, sempre dal mio articolo, già duramente provato dalle precedenti, in un crescendo di clamorose sorprese, nella quarta udienza l'impianto accusatorio ricevette il colpo di grazia. All'inizio la scena fu tutta di Stefano Mele, dal quale si attendevano chiarimenti sulle famose confidenze ricevute dal Vinci, a ben vedere il vero punto d'origine di tutto il procedimento giudiziario. Quando ha sentito dell'omicidio di Barbarina Steri? Chiese il presidente. Senza raccogliere rispose Mele. Me l'ha raccontato lui, abitava da 6 mesi con me. Mi disse che era successa la disgrazia della moglie, era morta con il gas. Come si vede, il presidente parla di omicidio e lui parla di disgrazia. E ancora, lei disse di aver scoperto che Salvatore aveva ucciso sua moglie. E lui, me lo disse lui che era morta con il gas. Come si vede, anche in questo caso Stefano Mele glissa. Insomma, che facesse il finto tonto o che lo fosse davvero, Stefano Mele non confermò per nulla le velate accuse di un tempo, nonostante il presidente avesse cercato di stimolarlo in tutti i modi. D'altra parte, le voci che Vinci avesse ucciso la moglie avevano sempre girato a Villa Cidro e ci sarebbe da stupirsi molto se non avessero varcato il Mar Tirreno assieme a lui. Alla fine, sotto lo sguardo perplesso degli astanti, Stefano Mele se ne andò, portandosi dietro 20 anni di misteri. E qui vediamo l'articolo della Nazione del 19 aprile. No, a me non ha mai detto che aveva ucciso la moglie, si legge nell'articolo. E questo fu davvero il colpo di grazia dell'intera inchiesta. Il resto venne a valanga in quella giornata lì, in quella quarta udienza. Prima di tutto il tribunale respinse la richiesta di Enrico Altieri, del PM, per la perizia psichiatrica su Salvatore Vinci. Questa perizia psichiatrica, se fosse stata accettata, avrebbe comportato una sospensione del processo per diversi mesi, perché queste perizie, si sa, vengono così chieste e poi ci vogliono dei mesi per avere i risultati. E Salvatore Vinci sarebbe dovuto rimanere in carcere nel frattempo. Il presidente rifiutò questa perizia psichiatrica. A quel punto ci fu l'intervento di Vittorio Figari, avvocato di parte civile, per conto dell'unica parte civile, la madre di Barbarina, che disse questo. Chiese la parola e annunciò il proprio ritiro dal processo. Dopo amara riflessione con la mia cliente Maria Luigia Tibet, non presento le mie conclusioni, rinuncio alla parte civile. Insomma, gli parve che con quello che si era determinato in quei giorni c'era poco da chiedere la condanna di Salvatore Vinci e per cui si tirò indietro. Ma qui avviene il bello, si tirò indietro addirittura il PM.
cosa che non avrebbe nemmeno potuto fare. Infatti, disse il PM, se dovessi svolgere la requisitoria, se dovessi concludere, ribadirei la mia convinzione sulla colpevolezza dell'imputato per l'omicidio della moglie, ma non concludo e insisto per la tesi subordinata della perizia psichiatrica. E questo fu un fatto veramente clamoroso, perché è una cosa assolutamente irrituale, c'è un PM dentro un processo, non so oggi come funziona la cosa da questo punto di vista, ma insomma allora doveva per forza fare le sue conclusioni chiedendo la pena oppure chiedendo anche il proscioglimento dell'imputato se era possibile, comunque chiedendo la pena che doveva chiedere, e invece Altieri rinunciò. Giuseppe Madia, che fece la sua arringa in quel giorno lì, Marongio la fece il giorno dopo, Giuseppe Madia disse: i nostri nemici fuggono. Queste sono le conseguenze di un processo montato su un'impalcatura pretestuosa e miope, anche da parte degli inquirenti fiorentini, che hanno tentato di capovolgere le indagini di 28 anni fa. Anche qui venne fuori l'ombra del mostro di Firenze, che poi vedremo per Marongio era il vero problema che si presentava, diciamo, davanti a Vinci. Ecco, nella quinta udienza, il 19 aprile dell'88, non ci fu storia e fu il turno di Marongio, che fece la sua arringa. Ecco, lui demolì tutte le prove sul presunto omicidio di Barbarina Steri. Su questo io non mi dilungo in questa sede, perché ci sarà nel prossimo video un esame certosino della sentenza che io mi procurai qualche tempo fa chiedendola al Tribunale di Cagliari. Era una sentenza quella che non si trovava. Ecco, in questa sentenza ci sono tutti gli elementi per capire bene quello che successe davvero in quei tempi, quei lontani tempi del 1960. Era a 28 anni di distanza dal processo, sono 62 anni di distanza da noi. La cosa che interessava di più a Marongio, lui fece appunto, demolì queste prove, ma era praticamente uno sparare sul pianista, insomma, cioè queste prove non si capì bene che non c'erano, si erano squalificate da sole, ma a lui interessava stigmatizzare la parte relativa al presunto coinvolgimento di Salvatore Vinci nei delitti del mostro. Voi giudici e noi avvocati della difesa abbiamo fatto il possibile per evitare che questo processo a Salvatore Vinci diventasse un processo al mostro di Firenze, ma altri, con trucchetti e inghippi vari, hanno introdotto in questo dibattimento circostanze estranee alla morte di Barbarina e di fatto si è avuta la sensazione che si volesse addirittura anticipare un processo sommario contro Vinci, visto nella prospettiva del maniaco omicida delle coppiette. Ma il grimaldello processuale non ha funzionato. Anche dando corpo alle ombre non si è riusciti a raggiungere l'obiettivo recondito dell'accusa: dimostrare che Salvatore Vinci ha una capacità a delinquere, è un assassino, il che avrebbe fatto da trampolino da cui spiccare il salto per arrivare ad altre conclusioni. Era questo, insomma, il peccato originale di questo processo era proprio questo, cioè era un processo, sì, che veniva fatto per la morte di Barbarina Steri, presunto omicidio, ma il suo scopo fondamentale era quello di mettere lì un punto fermo per quanto riguardava il presunto coinvolgimento di Salvatore Vinci nei delitti del mostro. Insomma, si fosse dimostrato che Salvatore Vinci era un assassino, il resto poi avrebbe avuto un andamento molto molto diverso. Comunque, dopo l'arringa di Marongio, la Corte entrò in Camera di Consiglio, ci rimase 2 ore e mezza, che non sono nemmeno tante, e uscì con un verdetto di assoluzione piena, ma non solo, perché non c'erano prove, perché il Vinci non aveva commesso il fatto, ma proprio perché il fatto non esisteva, cioè secondo la Corte la morte di Barbarina Steri era stata un suicidio. Il pubblico ministero Enrico Altieri fece appello, subito appello,
nonostante la brutta figura che aveva fatto in aula. Ma la Corte d'Assise respinse l'appello, così il verdetto di primo grado divenne definitivo. Ecco, allora, come ho già detto, nel prossimo video andremo a esaminare le motivazioni della Corte per questa sua decisione, andando a fare un'analisi certosina della sentenza per capire appunto quali furono queste motivazioni. Per cui ci vedremo al prossimo video. Vi saluto.